Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nello scorso video vi ho fatto vedere la pesca al polpo dalla barca, con delle catture veramente incredibili. Oltre ai polpi infatti abbiamo preso degli scorfani grandi così, e se non avete visto il video vi consiglio di andare prima a vedere quello e poi questo qui, dove vi spiegherò innanzitutto che attrezzatura abbiamo utilizzato e trovate tutto sia qui sotto che in descrizione. Ma soprattutto vi spiegherò qualche piccolo trucchettino che vi consentirà di pescare qualcosina in più e sicuramente meglio. Mi ricordo con estremo dolore quando per pescare i polpi si utilizzavano queste totanare enormi, ma con i cestelli troppo piccoli o gli aghi troppo piccoli, e quindi di tutti i polpi che si agganciavano più della metà se ne andavano via. Fortunatamente da qualche anno sono state create delle, chiamiamole totanare, modificate appunto per pescare i polpi, che al posto dei classici cestelli hanno degli ami, primi di ardiglione, ma comunque belli e robusti, che ci consentono di pescare i polpi con tutta serenità. E grazie a queste esche possiamo dire addio, ma anche alle famose polpare, che funzionano sempre, ma che hanno il difetto di incagliarsi ovunque se dovessimo trainarle per qualche metro in più. Finalmente, grazie a queste esche, possiamo pescare i polpi con tutta tranquillità, sia dalla barca a scarroccio, esplorando quindi un tratto di mare enorme se vogliamo, partendo dai 2 metri di fondo fino ai 50 metri, profondità alla quale abbiamo pescato nello scorso video, ma possiamo pescare anche dalla riva, lanciando e recuperando. È ovvio che pescando dalla riva saremo enormemente limitati nella nazione di pesca, per un semplice motivo. Innanzitutto perché è la zona più battuta, quindi c'è sicuramente meno pesce, meno polpi, ma soprattutto recuperando la nostra esca tra le rocce il rischio che si vada a incagliare tra 2 pietre è enorme e rischiamo di perdere moltissime esche. Invece io pescando dalla barca ho pescato per 10 ore di fila e l'ho incagliata solamente una volta. Ovviamente per fare questa tecnica servono 3 condizioni fondamentali. La prima è che i polpi ci siano e quindi il fondale deve essere giusto, deve essere perfetto. La seconda è che comunque riusciamo a scarrocciare o a recuperare l'esca alla velocità corretta, e secondo me lo scarroccio massimo deve essere di non più di mezzo nodo, e possiamo rallentare lo scarroccio se ad esempio peschiamo dal kayak utilizzando un'ancora galleggiante, un secchio o qualsiasi cosa che ci consenta di rallentare lo scarroccio. E poi, condizione fondamentale, dobbiamo avere il peso giusto e la montatura giusta. Ecco perché nello scorso video vi ho fatto vedere 2 tipi di montatura diverse, e ora ve li spiego. La prima montatura che ho utilizzato, ed è quella che io scherzosamente ho chiamato il mazzo di chiavi, è in realtà una montatura fatta da 2 esche, e io ne ho associate 2 diverse giusto per attirare di più il polpo, e poi un piombo. Ho utilizzato questa montatura quando la velocità della barca era molto ridotta, e come avete visto anche qui il polpo è uscito completamente dalla tana per andare a prendere l'esca. Però a un certo punto scarrocciavamo veramente in maniera veloce, e quindi ho creato diciamo una montatura diversa. Come vedete, una montatura che io chiamo a tandem, quindi con un'esca arretrata rispetto all'altra di circa una cinquantina di centimetri, ma possiamo allungare questa distanza. Perché ho fatto questa cosa? Ma perché il polpo, quando è nella sua tana, è tutto racchiuso con gli occhi di fuori e guarda quello che c'è intorno. Ovviamente se andiamo lentamente, qualsiasi esca riesce a lavorare bene e riesce, sia con il rumore, sia con i colori e anche con gli odori, ma questo ve lo spiego fra un secondo, ad attirare il polpo, che in quei almeno 5-10 secondi può uscire dalla tana. Ma se andiamo molto velocemente, questo non succede perché l'esca gli saltellerà sopra e lui non sarà in grado di vederla. Pescando a tandem, la prima esca gli passa davanti, lui aumenta la sua attenzione, ma subito dopo ne trova un'altra, ed è lì che poi andrà a scatenare l'attacco. Quindi ho voluto utilizzare questo piccolo stratagemma per poter ingannare diciamo il polpo anche pescando a una velocità maggiore. Come vedete viene utilizzata la parola taco 1 miliardo di volte, perché taco in realtà in giapponese vuol dire polpo, ma noi siamo italiani, ci piace l'Italia, lo chiameremo sempre polpo e polpare o totanare, anche se sono più dedicate al polpo. Come vedete ce ne sono di 2 tipi, una è la forma del classico gambero, e qui andiamo a sfatare anche un mito, perché nel nostro mare non è che si trovano gamberi di queste dimensioni che nuotano tranquillamente in pochi metri d'acqua, bensì diciamo viene attaccato dai polpi e dagli altri cefalopodi perché sembra un pesce.
e un altro che sembra invece più una sorta di aragostella, di gambero, ma che comunque lo attira molto. Però il polpo caccia anche in base a un altro fattore, che è l'odorato, quindi tutti quelli che sono i segnali chimici. E per questo io ho utilizzato nell'ultimo video queste cover di diversi colori, che non sono altro che delle strisce di gomma, quindi che hanno la consistenza poi di un essere vivente, e quindi quando il polpo va a prendere la nostra esca gli sembrerà ancora più vera, ma soprattutto hanno un odore molto particolare. Ora è nauseabondo. Un'altra cosa molto interessante è che questa cover può essere inserita sulla nostra esca sia singolarmente, e piace moltissimo al polpo, infatti come potete vedere qui addirittura gli ha lasciato un bel morso la scorsa volta, oppure possiamo inserire al di sotto della stessa un pezzo di sardina. La sardina non costa nulla, ce la possiamo portare in barca tranquillamente o anche da riva, tagliamo un pezzettino e lo mettiamo proprio qui sotto. Quel pezzettino, che comunque possiamo legare anche col filo elastico, ma è molto più scomodo, all'inizio non sarà semplice metterlo, sembra che scivolerà, invece tiene benissimo. Quel pezzettino, soprattutto quando il polpo non è in caccia, crea un effetto micidiale, perché il polpo, anche se non sta cacciando, comunque non saprà resistere a quella scia odorosa. E tra l'altro non solo il polpo, come avete visto anche lo scorfanone, il cappone, in più ci sono state traci, le seppie, hanno seguito tutta la situazione perché erano molto interessati, tant'è che addirittura il cappone l'abbiamo pure preso. Inoltre un'altra cosa che a me piace moltissimo è la possibilità di cambiare sia gli ami sia le chele, ma una cosa relativa, perché secondo me il colore, soprattutto per il polpo, non è un elemento così importante. L'importante è utilizzare colori chiari, il bianco, il fluorescente o colori abbastanza naturali, ma comunque questi colori molto accesi al polpo piacciono, c'è poco da fare. Qui possiamo, togliendo questa vitarella, chiamiamola così, svitare sia gli ami sia le chele, e possiamo quindi cambiare, sostituire gli ami, sostituire il colore delle chele, tutto quanto, e quindi avere sempre un'esca nuova ad ogni uscita. Vi ricordo che comunque se la utilizziamo nel modo giusto non le perderemo mai. Queste costano anche relativamente poco, parliamo di 9-10 euro. Invece per quanto riguarda la montatura, a mazzo di chiave, quindi a due esche, è molto interessante queste girelline qui, che a parte che reggono una tonnellata, ma poi consentono di cambiare l'esca con una facilità estrema. Infatti se le inventassero per lo spinning non sarebbe poi così male, evitando di forzare il moschettone ogni volta che dai alla fine potrebbe rompersi. Per quanto riguarda la girella un po' meno resistente, qui andiamo a inserire il piombo. Ma quanto deve pesare il nostro piombo? Dipende da diversi fattori, principalmente dipende dal fondale e dipende dalla corrente. Io utilizzo un piombo di una cinquantina di grammi se peschiamo entro i 10 metri. Se cominciamo a pescare sui 30 metri almeno 100 grammi e sui 50 metri almeno 150 grammi. Comunque l'esca deve stare sul fondo. Deve stare sul fondo, gli dobbiamo far fare ogni tanto qualche saltello, sia per attirare il polpo, ma soprattutto perché lo dobbiamo sentire subito. Sentiremo qualcosa di pesante, a quel punto diamo una leggera ferrata e continuiamo a tirare senza fermarci mai. Ora può succedere, come è successo a me, come potete vedere in questo video, che non mangi solo il polpo, ma mangi un pesce. Ma in quel caso come facciamo? Io cosa faccio? Gli lascio l'esca, lui la prenderà principalmente a metà del corpo, perché la tattica è tutti i predatori, e questa cosa non ci aiuta, quindi cerchiamo di fare delle piccole ferrate ma continue, quindi non sono ferrate decise per non spaventarlo, e se dovesse agganciarsi un recupero costante senza pompare il pesce, ma costante, perché ricordiamo che non abbiamo gli ardiglioni. Se invece il polpo che si era attaccato per qualsiasi motivo si stacca, a quel punto ci fermiamo, ricaliamo subito la nostra esca e lo lasciamo riattaccare, sicuro ci riandrà, però non la fate scarrocciare troppo avanti, perché il polpo non è un chissà quale corridore, quindi gli lasciamo filo, un saltellino non mangia, gli lasciamo filo, se possiamo fermiamo la barca se abbiamo un motore di prua e vedrete che il 99% lui ci riandrà. Invece, per finire, per quanto riguarda la canna, nel video abbiamo utilizzato due Light Game Evolution X Evolution, che sono due cannette economiche, costano un'ottantina di euro, però hanno fatto veramente un bel lavoro e ve le voglio
far vedere, perché secondo me valgono tutti i soldi che costano e anzi vale qualcosina di più. Ma noi ci abbiamo pescato a Slow Pitch, ci abbiamo pescato con l'incico, ci si possono fare tantissime altre pesche e secondo me vanno alla grande. Allora, hanno una punta super sensibile, vedete? Perché ci dobbiamo sentire comunque il polpo che mangia, oppure se peschiamo in cico gli scorfani che mangiano, però poi lavora praticamente, diciamo, la schiena della canna, quindi alla fine la canna riesce a sopportare dei pesi enormi, pesi morti, come il polpo che viene come una bustona di plastica. E a questo ci abbiamo associato, questo è un fune che è un mulinello, che non è velocissimo, però questo modello in particolare, però è molto potente e consente quindi di recuperare, diciamo, pesi importanti senza alcun tipo di problema. Io e Stefano peschiamo con due canne diverse, una più corta e una più lunga. A me piace pescare una canna più lunga, soprattutto se sono della barca, ma se pescassi dal kayak utilizzerei una canna più corta, soprattutto per avere un ingombro minore. E come montatura, vedete, io ho un trecciato e ho messo giusto un paio di metri, un metro, diciamo, di nylon dello 0,50, insomma. E qui ci vado ad attaccare a questo moschettone direttamente, diciamo, tutta la mia polpara. Ecco qui. Diciamo, questo sarà sostanzialmente il risultato finale. Ora ragazzi, spero di avervi spiegato, diciamo, in maniera abbastanza approfondita come affrontare meglio questa pesca. Però vi ricordo ovviamente il massimo rispetto del mare, quindi prendete soltanto quello che è necessario per farvi una bella mangiata tra gli amici. Noi veramente quel giorno abbiamo preso un sacco di polpi, voi ne avete visti relativamente pochi, ma ce ne siamo tenuti soltanto 2 perché ce li siamo poi mangiati insieme a cena. L'importante è non abusare troppo del mare, lasciare sempre il pescato che non ci serve, che non è necessario, che non dobbiamo vendere, quindi soltanto, diciamo, le cose per noi stessi che ci mangiamo in famiglia o con gli amici. E questo ci consentirà poi di andare ogni volta a pesca e divertirci. Comunque se avete qualche suggerimento, qualche idea, qualche nuova tecnica, scrivetelo pure nei commenti, mi fa sempre piacere leggerli e magari trovare qualche idea. Alla prossima, ciao ciao!